Denzel Dumfries in questo momento sembra il giocatore più in forma dell'Inter. In gol contro l'Udinese, in gol con l'Olanda contro la Polonia, bell'assist contro la Lituania per il gol decisivo di Depay, l'attaccante che è stato lasciato abbastanza solo in area di rigore, ma molto bello il cross di un Dumfries che quindi è in ottima forma, a differenza del suo connazionale compagno di squadra Stefan De Vrij, che non ha particolarmente convinto la stampa olandese, che anzi ci è andata giù abbastanza dura nei giudizi, perché contro la Polonia De Vrij è entrato solo nei 5 minuti finali, contro la Lituania invece De Vrij è partito titolare, ma poi è stato sostituito al 63esimo e la stampa olandese gli ha dato un voto molto insufficiente, molto basso, perché dicono non ha gestito bene alcuni palloni e soprattutto ha causato il 2-2 con un fallo inutile. Quindi sarebbe colpa del fatto che con l'Inter non ha ancora giocato in campionato, non ha ancora debuttato in campionato e quindi sta perdendo ritmo partita, dicono appunto in Olanda. È un tema molto interessante secondo me da analizzare durante questa sosta, che ci porta altre 3 notizie che vorrei commentare insieme a voi in una discussione più ampia che c'è stata anche all'interno della nostra community. E quindi ben ritrovati amiche e amici passioniteristi in questo nuovo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, e vi ricordo che come ogni lunedì alle 22 ci sentiamo nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, con i nostri soci e le nostre socie, per approfondire tutti i temi del momento. Quindi vi aspetto nella nostra chiamata vocale. Molto bene Denzel Dumfries, quindi non benissimo De Vrij, anche se poi sono andato a controllare i dati e in 62 minuti di partita più o meno ha toccato più di 80 palloni, con qualcosa come 77 passaggi riusciti su 79, 4 duelli vinti su 7, quindi non è una partita così disastrosa in realtà, almeno a leggere i numeri, a vedere gli highlights. Paga sicuramente l'errore, ecco, sul 2-2, un tema che si è ripresentato anche altre volte comunque negli ultimi anni di De Vrij all'Inter. Ma a parte questo, la seconda notizia che vi voglio sottoporre, con cui poi arriveremo ad una conclusione su cui voglio sapere la vostra opinione, riguarda Piotr Zielinski. Zielinski, che è un altro di quei giocatori su cui abbiamo messo la lente di ingrandimento perché vogliamo capire che cosa aspettarci a lui quest'anno. Ecco, intanto occhio a quello che è successo con la Polonia, perché Zielinski ha giocato ancora 2 partite da titolare, da protagonista, ha parlato anche dei suoi problemi che ha avuto con l'Inter dopo aver raggiunto le 100 presenze con la Polonia, tra l'altro, quindi un traguardo molto importante, ma ha giocato 2 partite da titolare a centrocampo in una mediana a 2. Occhio a questo indizio, occhio a questa ipotesi. Non ha fatto una partita clamorosa contro l'Olanda, partita in cui ha sofferto un po' in mezzo al centrocampo olandese, molto meglio invece nella partita casalinga contro la Finlandia, più presente nel gioco, si è preso qualche rischio in più perdendo qualche pallone, ma con personalità, andando a giocare molti palloni anche in avanti. Ha vinto più duelli anche dal punto di vista difensivo, ma soprattutto mi ha colpito un dato, perché Zielinski ha chiuso questa partita con il 100% di passaggi lunghi riusciti. Non so se vi suona qualcosa con i discorsi di verticalità all'Inter. Ecco perché tra questi 100% di passaggi lunghi riusciti c'è anche un assist molto bello per il gol di Lewandowski. Zielinski è quello con il pallone prima della metà campo, vede il movimento, sempre ottimo chiaramente, del grande Lewandowski, che va ad inserirsi nello spazio tra i 2 difensori centrali, e Zielinski con il mancino scavalca la difesa e trova questo varco molto importante per mettere Lewandowski quindi davanti al portiere. Allora la domanda che ci stavamo facendo è: ma la Polonia potrebbe restituire a Kyiv un nuovo Zielinski più motivato, più centrato e quindi anche più utile soprattutto? Ecco, se la risposta è sì, ed è quello che ci auguriamo chiaramente, si potrebbero aprire dei discorsi un po' più ampi sul resto del centrocampo nerazzurro, sul futuro del centrocampo nerazzurro e anche sul tema Hakan Çalhanoğlu, di cui a proposito veniamo subito a parlare, perché Çalhanoğlu, rispetto alla pessima prestazione fatta contro l'Udinese, dove è stato molto assente, soprattutto sembrava in ritardo di testa prima ancora che di gambe, con la Turchia ha fatto un piccolo passo avanti, segno che magari c'è bisogno anche di ritrovare un po' il ritmo partita, la confidenza e la condizione. Ecco, piccolo passo avanti contro la Georgia, francamente poi trovo molto difficile e complesso analizzare la partita contro la Spagna e giudicare la partita contro la Spagna, una partita in cui ha toccato più palloni, è stato più nel vivo del gioco della Turchia, ma la Spagna ha demolito la Turchia con un 6-0 netto e Çalhanoğlu è stato sostituito, quindi molto difficile da analizzare. Sicuramente non è ancora il Çalhanoğlu prime, come dicono in tanti, il Çalhanoğlu al livello massimo,
In diretta nel club di Passione Inter l'altro giorno ci stavamo interrogando anche su quanto stesse incidendo il fatto che in Turchia il mercato è ancora aperto fino al 12 settembre sulle prestazioni di Çalhanoğlu. Ieri sono arrivate anche le parole di Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ex giocatore dell'Inter, che abbiamo commentato anche in diretta. Okan ha praticamente detto che Çalhanoğlu voleva andare al Galatasaray, che era pronto a tagliarsi addirittura lo stipendio, e ci hanno riprovato anche la scorsa settimana, proprio nelle ultime ore del mercato. Però l'Inter ha rifiutato di venderlo. In un altro passaggio di questa intervista dice anche che l'Inter voleva più di 40 milioni con cui poi andare a comprare l'eventuale sostituto. Quindi ci sono delle cose nelle tempistiche delle dichiarazioni di Okan che non tornano tantissimo, almeno non mi tornano tanto. Le parole che arrivano dalla Turchia con Okan e tutti gli altri vanno prese un po' con le pinze, secondo me, incluse quelle del padre che dice che è fuori luogo adesso parlare di un trasferimento perché Çalhanoğlu è felice all'Inter. Prendiamo tutto molto con le pinze. Fatto sta che adesso Çalhanoğlu è qui all'Inter, la Galatasaray non potrebbe giocare la Champions League anche nel caso in cui si dovesse trasferire in queste ore, e per l'Inter privarsene adesso senza poterlo sostituire sarebbe un autogol clamoroso, per quanto a centrocampo numericamente l'Inter avrebbe anche più centrocampisti del dovuto in teoria. Però sappiamo che evidentemente nell'idea di Chievo i centrocampisti in più sono per avere più garanzie in mezzo, ma anche per poter fare dei cambiamenti verso quel 3-4-2-1 in cui uno dei centrocampisti può alzarsi a supporto degli attaccanti, uno se non addirittura due. Ma su Çalhanoğlu non so quanti di voi si sarebbero privati di Çalhanoğlu nelle ultime ore del mercato, francamente. Sono curioso di leggervi nei commenti. Io continuo a ribadire che con tutti i difetti che può avere, i problemi eccetera, oggi leggevamo i dati della scorsa stagione che comunque, per quanto non all'altezza delle precedenti, chiude con 47 partite giocate e 11 gol. Ok, rigori, ma comunque niente male. E anche dal punto di vista difensivo resta uno dei migliori giocatori, nei migliori centrocampisti dell'Inter nei duelli corpo a corpo in fase difensiva. Detto che per me, lo ribadisco, nel sistema di gioco di Chievo, con un'aggressività più alta in termini anche di altezza a cui devi andare ad aggredire, potrebbe avere delle difficoltà in più. Però adesso urge recuperare Çalhanoğlu ad alto livello, che per me può essere molto l'ago della bilancia di questa stagione nerazzurra, e nel frattempo però ti sei creato, secondo me, anche del tempo per valutare le soluzioni alternative a Çalhanoğlu con quello che hai già in casa, per poi magari non farti trovare impreparato di nuovo quando il tema Çalhanoğlu si ripresenterà, perché sul mercato si riproporrà il tema Çalhanoğlu, non so se a gennaio, più probabilmente la prossima estate. Ecco, ritrovarsi di nuovo al dover vendere Çalha ad una cifra tale per cui ti puoi comprare il sostituto sarà un problema arrivati a questo punto. Per cui per me si poteva cogliere l'opportunità di venderlo a inizio estate per cambiare fisionomia al centrocampo e alla squadra, l'ho detto più volte. Però ecco, dall'altro lato tenerlo un anno in più ti porterà a venderlo tra un anno ad una cifra molto bassa, sicuramente, visto che sarà ad un anno dalla scadenza e già ora non aveva offerte clamorose. Però appunto ti guadagni del tempo per lavorare sui sostituti, e quindi è un danno economico, tra virgolette, accettabile in termini di programmazione, secondo me, sempre che nel frattempo Çalha rialzi il livello delle sue prestazioni. E quindi nel frattempo lavori sulle soluzioni che ne parlavamo in diretta, considerando che il 3-5-2 o comunque la mediana 3 rimarrà la base di partenza. Io continuo a pensare che togliere Sucic dal ruolo di mezzala destra sia un peccato. In quel ruolo lì c'è anche un Nicolò Barella che dunque in evoluzione potrebbe scalare al centro, su cui ci si sta lavorando. A sinistra, se si rilancia Zelinski, in attesa di scoprire Diouf, che magari potrebbe decollare con le sue caratteristiche, di cui tanti all'Inter e anche tanti osservatori parlano molto bene di Diouf. Potrebbe aggiungere quella fisicità che manca, magari l'approdo finale in questa stagione potrebbe essere anche un centrocampo Sucic, Barella, Diouf, come prospettiva per integrare caratteristiche differenti. Sarà uno dei temi dei prossimi mesi, sicuramente. Nel frattempo aspettiamo i rientri dei nazionali, come ultima notizia dalla sosta, attesi in queste ore. Domani Çalhanoğlu, Dumfries, De Vrij e Zelinski, i primi a rientrare. Mercoledì gli italiani, dopo gli ultimi impegni, quindi Di Marco, Frattesi, Pio Esposito
e Barella, ovviamente. Poi Sucic e Akanji stesso, che è andato in gol con la Svizzera e non vediamo l'ora di vederlo lavorare da piano, avrà pochi giorni per prendere confidenza con la squadra, ma dubito che Inzaghi, che Chivu, scusate, l'abitudine, dubito che Chivu non lo lanci subito dal primo minuto, sarei molto sorpreso, ecco, di non vedere subito Akanji già contro la Juventus. L'ultimo a rientrare sarà Lautaro Martinez che ha superato Maradona con l'Argentina, tornerà venerdì, avrà un solo allenamento a disposizione prima della gara contro la Juventus. Questo ha scatenato una bella discussione nell'ultima diretta ed era dove volevo arrivare al termine di questo contenuto, perché tanti tifosi che hanno seguito la nostra live hanno votato per lasciare in panchina Lautaro Martinez e mettere titolare Pio Esposito subito nella gara contro la Juventus. Per cui voglio sapere che ne pensate voi, mentre vi condivido anche la formazione che è emersa dalle scelte della community. Alla fine abbiamo messo Lautaro perché comunque la maggioranza ha votato Lautaro con Thuram, però vi devo dire che c'erano tanti voti per Pio Esposito, che ha perso di poco questo ballottaggio con Lautaro Martinez. Ma la curiosità particolare, principale, secondo me, sta negli altri reparti, dove tanti tifosi, secondo me, hanno preso giustamente alla lettera le parole di Christian Chivu e le hanno elevate a potenza, perché Christian Chivu, che ha parlato di posto fisso che non esiste più, rimettere in discussione le gerarchie, giocherà chi lo merita, ecco, secondo la gran parte dei tifosi che hanno seguito la nostra ultima live, Josep Martinez merita di prendersi il posto già contro la Juventus tra i pali, quindi al posto di Jan Sommer. Difesa addirittura fuori Acerbi e De Vrij, sono stati votati Bissek a destra con Akanji al centro e Bastoni a sinistra, per cui c'è voglia di scoprire Akanji subito al centro della difesa. Ho qualche dubbio personalmente, penso che ripartirà dal centro-destra e penso che da lì possa fare tante cose molto utili a Chivu, ma vedremo. Centrocampo Dumfries e Di Marco sulle fasce, soprattutto però fuori Hakan Çalhanoğlu. Quindi in questo momento già molti tifosi nerazzurri hanno accantonato Çalhanoğlu, confermando Sucic mezzala destra, Barella in mezzo e Mkhitaryan a dare equilibrio, perché su Zielinski bisogna ancora studiarlo e Diouf rimane ancora un oggetto misterioso, come l'abbiamo ribattezzato l'altro giorno, di UFO, o come oggetto non identificato ancora, che però durante questa sosta ha fatto vedere buone cose in allenamento, soprattutto nell'amichevole contro il Padova. Ditemi un po' che ne pensate voi di questa formazione. Vi fidereste a schierare questa formazione qui contro la Juventus? È la scelta migliore per affrontare la Juventus, che ci immaginiamo con il 3-4-3 probabilmente, o comunque senza grandi sorprese, con un tridente molto forte? Fatemelo sapere nei commenti, ci sarà modo poi di parlarne in diretta alle 19.30 e soprattutto alle 22 nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Vi lascio nel frattempo con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui